Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, in questo video andremo a vedere come testare un triac. Qui abbiamo due triac, uno buono e l'altro guasto, poi andremo a vedere come testarli. Sono BTA08, potete scaricare il datasheet tramite questa sigla che la trovate sul triac. Qui possiamo vedere come si presenta il triac a livello reale, mentre qui possiamo vedere come si presenta al suo interno. Visto frontale il triac, abbiamo il piedino sinistro che ha 1, che è questo qua, e che al suo interno fa riferimento qui. Poi abbiamo il piedino A2 che è quello centrale e il gate che è quello destro, e questo qua il gate. A differenza dei MOSFET IGBT, che il gate si trova sempre, quasi sempre, sulla sinistra, il triac lo troviamo sulla destra. Detto questo, comunque va sempre scaricato il datasheet. Solitamente il triac viene usato come interruttore solido sull'alternata corrente. Può essere usato sia come saturazione che interdizione. In pratica può essere usato sia accendi e spegni, un esempio la lampadina, oppure gradualmente. Il gate che vediamo qui viene controllato da un microcontrollore in cui gli manda una corrente e in base alla corrente che gli manda la lampadina si può accendere gradualmente oppure accendi o spegni come un classico interruttore o un relè. Il triac risulta sempre aperto tra A1 e A2 e lo possiamo andare a vedere su questi, anche se uno di questi è guasto, risulta comunque aperto. Nel momento in cui sul gate gli arriva una corrente, questa corrente ovviamente manderà il microcontrollore. A1 e A2, che sono questi due piedini che abbiamo visto prima, vanno in saturazione o interdizione. Cosa significa? Che può fungere da interruttore tipo un relè, accendi, spegni, oppure la lampadina si può accendere gradualmente. Quindi questi due diodi posti uno al contrario dall'altro si cortocircuiteranno e la corrente passerà in questo modo da A2 a A1 e la lampadina si accenderà. Qui sotto ho stampato questo che è un fototriac. Il fototriac solitamente gestisce il triac. Siccome il triac pilota sempre una corrente alternata, se dovesse andare in corto sul gate non andrebbe a rovinare il circuito del microcontrollore, cioè in pratica non andrà a distruggere tutta la scheda grazie a questo integrato che si chiama il MOC 3031 o 3041, dipende, ci sono vari tipi, e il microcontrollore solitamente gli manda una tensione sul diodo che vediamo qui all'interno, diodo a infrarossi, in cui si andrà ad accendere, manderà un input al triac che si trova all'interno del MOC, che a sua volta andrà a gestire il gate del triac, questo qua, e manderà in conduzione A1 e A2. Su questi fototriac ho fatto una PCB per testarli, la sto facendo anche per i triac, una PCB per testare i triac. Per testare i MOC invece potete andare a vedere su YouTube
c'è un video in cui ho realizzato una schedina test foto accoppiatori e foto triac. Ne ho fatto un'altra ancora più elaborata, poi magari appena mi arriva e facciamo un video. Bene, ho scaricato questo circuito che ho trovato su internet per farvi vedere che solitamente questo è il triac e possiamo vedere che viene gestito dal MOC. In questo caso abbiamo il 3043. Possiamo vedere il controller che gli manda una tensione al fotodiodo che sta all'interno del MOC, in cui gli manda un input ad infrarossi. Il triac si chiuderà per andare a gestire il gate del triac. Quindi una volta che ha gestito il gate, questo triac andrà in conduzione. Possiamo vedere che da qui si chiude e andrà in conduzione, arriverà la linea qui, da qui a qui, quindi funge da interruttore. Bene, adesso andiamo a testare il triac, perché ci sono vari modi per testarlo. Come vi stavo dicendo prima, ho realizzato un circuito virtualmente, ancora mi deve arrivare la PCB. Una volta che mi arriva la PCB, poi magari vi faccio un video. Questa PCB serve per testare e per avere la certezza che il triac è guasto. Ok, con il multimetro lo mettiamo in continuità, oppure lo possiamo mettere in home. Mettiamo il puntale rosso su A1 e il puntale nero su A2 e andiamo a cortocircuitare il gate con l'A2. Possiamo vedere che ci dà un valore ohmico molto basso. A1 e A2 si vanno a cortocircuitare, cioè in questo caso è come un interruttore che si chiude, un relè che si chiude. Andiamo a vedere l'altro. Questo qua ci dà 100 ohm, a differenza dell'altro che ci dava 0,4 ohm. Questo dovrebbe essere quello guasto, ma adesso andiamo a fare il test con l'analogico e vi faccio vedere perché bisogna usare l'analogico. L'analogico ci dirà quale dei due triac è guasto, puntale rosso e puntale nero, ma possiamo anche scambiarli, non è un problema. Vado a cortocircuitare i gate con A2, pin centrale, e possiamo vedere che A1 e A2 si vanno a cortocircuitare, però la lancetta si dovrebbe fermare a fondo scala e non si ferma, quindi questo qua è guasto. Andiamo a vedere quello buono. Perché l'input di corrente gli arriva per un attimo, ok, dal micro. Quindi se adesso vado a mettere di nuovo i puntali, mi dà di nuovo A1 e A2 aperto. Nel momento in cui vado a cortocircuitare, la lancetta rimane a fondo scala, ok? Quindi A1 e A2 in questo momento si sono cortocircuitati. Ok, allora questo triac è buono. Adesso ne prendo uno, questo è un BTB12, è un modello diverso.
è sempre 600 volt, però non è 8 ampere come questo, ma è 12 ampere. Andiamo a vedere il comportamento di questo, che è nuovo. Vado a cortocircuitare. Ok? Quindi la lancetta rimane a fondo scala. Vado a invertire i puntali. Non cambia niente, ok? Quindi come mettete i puntali, la lancetta deve andare a fondo scala. Ok, proviamo di nuovo questo con i puntali invertiti. Possiamo vedere che non mantiene il fondo scala, quindi automaticamente l'input di corrente che gli arriverà dal micro sarà per un attimo e poi si andrà ad aprire, quindi questo non va bene, è guasto. Ma per essere più certi, più sicuri, come stavo dicendo, sto facendo questa PCB in modo che gli mettiamo una lampadina e vediamo effettivamente se questa lampadina si accende o no, quindi andremo sulla certezza se il triac è buono o è guasto. Intanto andiamo a vedere con il PIC, mettiamo direttamente quello guasto e vediamo se ce lo rileva. Mi risulta guasto. Proviamo di nuovo. Ok, mi risulta guasto. Lo mettiamo da parte. Prendiamo quello buono. E qui ci dice triac e ci fa vedere anche il disegnino, ok? Ovviamente ragazzi il PIC costa oltre 200 euro, questo modello DCA75, quindi se non volete spendere quei soldi là vi consiglio di comprare un multimetro analogico cinese e lo potete testare tranquillamente. Andiamo a vederlo con il FreeRC. Vediamo un po' se prendiamo quello buono, anzi prendiamo quello nuovo, vediamo se ce lo rileva. E mi rileva una resistenza, quindi non me lo rileva per niente. Proviamo questo. Anche questo viene rilevato come una resistenza. Adesso proviamo quello guasto, ma vabbè, è inutile perché sicuramente anche questo sarà rilevato come una resistenza. E difatti possiamo vedere che me l'ha rilevato come una resistenza. Niente, allora questo non va bene per i triac, peccato perché sarebbe stato un ottimo strumento per quello che costa. Bene amici, in questo video abbiamo visto come funziona, come testare un triac. Il video finisce qua, però voi iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche, perché arriverà il video con la PCB che sto realizzando
per testare i Triac e anche quella aggiornata per testare i Photo Triac, che trovate già un video nel canale. Bene ragazzi, da Mimmo The Flieger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.